Si salve, questa è la recensione unboxing del ciclocomputer wireless Balippe acquistato su Amazon 18,99 €. Abbiamo qui sotto i due pulsanti M, Mode ed S. Con Mode si va tra le varie funzioni, con S invece si cambia. Vedete la prima funzione dell'orologio? Quando avete l'orologio qui, in alto vi compare, vedete la data 20 giugno, poi c'è la temperatura che non è molto precisa, infatti il telefono segna 24, qui segna 26, qui c'è la velocità istantanea in km all'ora, poi vedete con S posso andare a sostituire, anzi con M, vedete qui c'è il cronometro che si fa partire sempre con il tasto S e poi si blocca con S, qui c'è la distanza parziale, il tempo di percorrenza, la velocità massima, la velocità media, poi qui c'è trip up e trip down che rappresentano le due funzioni. Voi potete impostare un chilometraggio da fare e il computer praticamente vi scala o sale a seconda dei chilometri che avete impostato. Qui c'è poi le calorie in kilocalorie, la distanza totale. Questa può essere modificata nelle impostazioni iniziali quando andate a configurare il ciclocomputer. Questo è il tempo totale di percorrenza e qui c'è la memoria dove vi salva, vedete, fino a 7 giorni. Ad esempio il 18 giugno, lasciando stare, mi dice che avete fatto 28 km.1 in 1 ora e 33, una velocità media di 18, velocità massima 61 e qui dice la data. Questa è la funzione scan, praticamente vi fa un riepilogo di tutte le varie funzioni mentre state camminando, vedete, in modo da tenere sott'occhio tutte quante. E poi c'è ovviamente l'orologio. Quando va in stand by, dopo 4 minuti in attività, scompaiono tutte queste funzioni ma soltanto l'orologio. Nella confezione esce il ciclocomputer, poi c'è questo supporto in plastica qui con l'elastico, vedete io l'ho agganciato all'attacco del manubrio che vedete è molto più doppio rispetto al manubrio stesso, che ha un diametro di 31,8 mm. Questo attacco del manubrio invece è lungo 70 mm di questa bicicletta. Poi diciamo che è bello tirato l'elastico, è proprio al limite. Poi abbiamo qui c'è il sensore con le due fascette, ne escono altre due di riserva. Poi c'è il magnete. È importante che il magnete e il sensore distino al massimo 5 cm ed è importante che il sensore sia puntato verso il vano batterie che si trova da quest'altra parte. Impostandolo invece da questo lato qui dove c'è scritto vedete sensor, il ciclocomputer non prende. È importante poi che la distanza del sensore e il ciclocomputer wireless sia di 80 cm massimo. Se vado nella funzione orologio ed inserisco e premo il tasto Mode per qualche secondo, vedete arrivato alle impostazioni iniziali. Qui col tasto Mode confermo, col tasto S invece scorro tra vedete, le varie lingue. Mettiamo Italia. Poi qui vado a settare, vedete c'è chilometri e miglia. Poi qui vado a settare il valore del diametro della ruota. Diciamo che nel libretto di istruzioni italiano ci sono quindi dei valori predefiniti, ad esempio per 18 pollici dovete inserire 14,36, per la 20 pollici 1596, per la 22 1759, per la 24 1916, per la 27,5 2193, per la 28 22 34 e per la 29 invece dovete inserire 23 14, che è il caso mio che ho la mountain bike da 29. Devo inserire quindi
23, 14, quindi metto il 4 qui, poi mode, qui vado a mettere l'1, poi vado a mettere il 3 e confermo. Qui vedete posso andare a modificare la distanza totale, cioè nel caso in cui avete un computer su un'altra, si rompe il computer che avete sulla vostra bicicletta, potete andare a inserire i chilometri che avete qui, in modo che il computer non parte da zero ma parte dal valore che volete voi. Vedete? Posso andare a impostare, ho 6 cifre. Qui c'è il tempo di percorrenza, anche questo vedete potete andarlo totale, anche questo potete andarlo a modificare. Qui c'è il peso, ovviamente il calcolo delle calorie. Qui c'è il formato ora 12-24 e qui potete andare a impostare l'ora e i minuti. Poi l'anno, il mese, e siamo al 20 giugno, e si è impostato tutto. Per quanto riguarda poi il computerino, ovviamente può essere utilizzato nei giorni di pioggia, non essendo impermeabile, però non può essere utilizzato sotto l'acqua. Non bisogna metterlo poi sotto il sole perché potrebbe bruciarsi il display. Bisogna controllare regolarmente nel caso in cui non funzionasse la distanza tra il magnete e il sensore, tra il ciclocomputer e il sensore. E poi per pulirlo non bisogna utilizzare alcol, solventi o diluenti. Il prodotto è made in Cina. Sì, rispetto al ciclocomputer Sigma che avevo in precedenza, riportava praticamente, non riportava la temperatura, l'orologio era sempre fisso però non portava la data e qui potevate scegliere due funzioni, infatti a me riportava sia il tempo totale che il tempo sì, di percorrenza che i chilometri di percorrenza. Qui invece abbiamo un display, essendo quindi un po' più corto, 12 centimetri di lunghezza, vedete misuro no, circa no, 6, circa 7 centimetri di lunghezza per 5, 4 e mezzo di larghezza. L'altro invece era un po' più grande, infatti ho dovuto montarlo sul manubrio. Poi premendo questi due pulsanti qui contemporaneamente, vedete si accende la luce, stessa cosa si spegne. Vedete? Se comunque volete vedere un confronto, potete fare un confronto tra questo qui, Balippe e il ciclocomputer Sigma, potete trovarlo alla fine del video. Le due batterie sono già comprese, va una CR2032 qui e una CR2032 all'interno del sensore. Non c'è il pulsante di spegnimento, quindi dopo circa 4 minuti di attività va in stand by, cioè una specie di risparmio energetico. Poi basta praticamente pedalare oppure premere dei pulsanti e si riattiva. Il GPS diciamo che è abbastanza preciso rispetto a quello del telefono, mi ritrovavo circa 100-200 metri di differenza. Qui ho 100-200 metri in più sul computer sul ciclocomputer rispetto al telefonino. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.